L'ultimo weekend della Stardom è stato molto emozionante. Gli show del 10 e dell'11 gennaio in diretta dalla Korakuen Hall sono state a dir poco entusiasmanti. Quel tipo di show che ti fanno amare questa disciplina e ti fa innamorare della compagnia e di tutte le lottatrici che la compongono. Due eventi che ancora una volta mettono in risalto la bravura delle wrestler e pongono la Stardom sul trono di miglior federazione femminile al mondo. Insomma, questa compagnia è praticamente il fulcro del wrestling femminile mondiale e noi, appassionati di questa categoria di wrestling, non possiamo far altro che inchinarci a cospetto di cotanta bellezza. Sì, perché i due show hanno offerto 3 match titolati di altissimo livello. Il primo di loro è andato in scena sabato 10 gennaio ed è stato valevole per i Goddess of Stardom Championship. Le campionesse in carica, BMI Nissen, hanno affrontato Zero Nirain in un match che definirlo a 5 stelle sarebbe riduttivo. Sì, perché c'erano aspettative altissime attorno a questo match, aspettative costruite passo dopo passo, parola dopo parola, fin dal momento in cui Zero Nirain avevano guadagnato la loro shot ai Goddess of Stardom Championship e quando sabato 10 gennaio alla Korakuen Hall Azumi e Miyu Hamasaki sono finalmente salite sul ring per sfidare le campionesse Natsuko Tora e Ruaka, era chiarissimo che non si trattasse solo di una semplice difesa titolata, ma di un vero e proprio test di maturità per tutte e quattro. Quello che ne è venuto fuori è stato un match intenso, duro, velocissimo, senza un secondo di respiro, uno di quegli incontri che ti tengono incollato allo schermo e che, una volta terminati, ti fanno fermare un attimo a riflettere su quanto alto possa essere il livello del tag team wrestling in Stardom quando tutto si incastra alla perfezione. Le Zero Nirain sono entrate con fame, con convinzione, con quella sicurezza tipica delle coppie che sanno di potersela giocare contro chiunque e sin dalle primissime fasi hanno dimostrato di non voler recitare il ruolo delle sfidanti di passaggio, ma di voler riscrivere la gerarchia della divisione. Miyu Hamasaki in particolare ha impressionato come raramente aveva fatto prima, mettendo in scena probabilmente una delle migliori performance della sua intera carriera in Stardom, mostrando una crescita evidente sotto ogni punto di vista. Tempismo, intensità, presenza scenica, capacità di reggere l'urto contro avversarie fisicamente e mentalmente durissime come Natsuko Tora e Ruaka. Miyu Hamasaki non è sembrata fuori posto nemmeno per un istante, anzi ha brillato, ha lottato con cuore e determinazione e in più di un'occasione ha dato la sensazione di poter davvero essere l'elemento capace di spostare l'equilibrio del match. Accanto a lei Azumi ha fatto semplicemente Azumi e quando dici questo stai già dicendo tutto. Velocità fulminante, tecnica sopraffina, letture perfette, una naturalezza sul ring che continua a essere disarmante perché ogni sua mossa sembra inevitabile, come se fosse sempre un passo avanti a chiunque si trovi davanti. Anche in questo match Azumi ha ricordato a tutti perché ancora oggi viene considerata una delle migliori wrestler al mondo, indipendentemente da età, genere o categoria, e perché ogni volta che sale sul ring alza automaticamente l'asticella del livello qualitativo. Ma le Zero Nirain hanno confermato di essere una coppia straordinaria. Le BMI Nissen hanno dimostrato, perché sono campionesse, perché il loro regno non è frutto del caso. Natsuko Tora ha portato sul ring la solita brutalità, la sua presenza opprimente, quella sensazione costante di pericolo che trasmette con ogni colpo, con ogni sguardo, con ogni gesto, incarnando alla perfezione lo spirito dominante di Hate.
Ruaka però è stata forse uno degli elementi più interessanti dell'intero incontro, perché match dopo match, difesa dopo difesa, sta dimostrando di non essere più una semplice comprimaria, non più una presenza di contorno accanto a una leader ingombrante, ma una campionessa a tutti gli effetti, capace di reggere il ritmo, di assorbire pressione, di rispondere colpo su colpo e di prendersi i suoi momenti di luce senza alcuna esitazione. Questa difesa ha rappresentato l'ennesima conferma di quanto Ruaka sia cresciuta da quando ha conquistato i titoli, di come abbia trovato una nuova consapevolezza, una nuova solidità, diventando una wrestler che può brillare di luce propria, anche nei palcoscenici più importanti. Il match è stato una continua altalena emotiva, con fasi di dominio spezzate, tag millimetrici, sequenze velocissime e colpi durissimi. Un incontro che ha messo in risalto non solo le individualità, ma soprattutto la chimica tra le due squadre, la capacità di lavorare come unità e di raccontare una storia coerente dall'inizio alla fine. Nonostante l'enorme prestazione di Zero Nirain, nonostante i momenti in cui sembrava davvero possibile assistere a un cambio titolato, alla fine le BMI Nissen sono riuscite a resistere, a stringere i denti e a portare a casa l'ennesima difesa di successo, mantenendo i Goddess of Stardom Championship e ribadendo ancora una volta il loro status di coppia dominante. È stato uno di quei match che restano impressi, uno dei migliori tag team match che io personalmente abbia mai visto. Non per un singolo spot o per un finale shock, ma per la qualità complessiva, per l'intensità costante e per il modo in cui tutte e quattro le wrestler hanno contribuito a renderlo speciale. Questa vittoria non fa altro che consolidare ulteriormente lo strapotere di 8, un dominio nato nel 2025 che a oggi non mostra il minimo segno di cedimento, un dominio che continua ad allungare la propria ombra su tutta la Stardom. E se da una parte resta un pizzico di amaro in bocca per le Zero Nirain che avrebbero meritato tutto, dall'altra non si può non riconoscere che la grandezza di campionesse che stanno vivendo il loro momento migliore. Una cosa è certa, questo match non sarà dimenticato facilmente, rappresenta un punto altissimo di questo inizio 2026, uno di quelli che definiscono un'epoca e che ti ricordano perché ami così tanto questo sport. Ma questo incontro è stato solo la punta dell'iceberg, sì, perché la Stardom ha rincarato la dose di adrenalina con 2 opere d'arte andate in scena domenica 11 gennaio. Il main event della Kermesse è stato un qualcosa di profondamente raro, quasi mistico. Sì, perché quando un match riesce a superare il confine tra spettacolo e arte, quando smette di essere soltanto una difesa titolata e diventa un'esperienza, un momento che resta impresso perché ti fa dimenticare il tempo, il contesto, persino il fatto che stai guardando un incontro di wrestling. E allora quel match è da annoverare, senza esitazioni, tra le più grandi sfide di tutti i tempi. E la battaglia tra Azuki e Mei Seira per il Japanese Women's Championship è stata esattamente questo. Una vera e propria opera d'arte, un match che rasenta la perfezione, un 10 lode senza discussioni, di quelli che non capitano spesso e che proprio per questo vanno raccontati con il rispetto che meritano, anche se farlo non è affatto semplice perché tradurre in parole una tale esplosione di bellezza e intensità è una sfida quasi impossibile. Fin dai primi secondi è stato chiaro che non stavamo assistendo a un incontro qualunque, ma al secondo capitolo di una rivalità costruita con intelligenza, rispetto e orgoglio. Un confronto tra due anime high speed che si conoscono, si studiano e si
temono e che proprio per questo decidono di spingersi oltre ogni limite, regalando un match velocissimo, serrato, pieno di near falls da togliere il fiato e di momenti al cardiopalma che facevano letteralmente saltare dalla sedia. Azuki e Mei Seira hanno danzato sul ring della Hurricane Hall come se fossero legate da un filo invisibile, anticipandosi, rispondendo colpo su colpo, alternando fasi di dominio a improvvise inversioni di inerzia, in un ritmo talmente alto da sembrare irreale, eppure perfettamente controllato, come se ogni movimento fosse al posto giusto, nel momento giusto. Mei Seira, ferita nell'orgoglio dopo la perdita delle Speed Championship, ha combattuto con una fame quasi disperata, con quella necessità viscerale di dimostrare che la caduta di dicembre non aveva scalfito la sua grandezza, ma l'aveva resa ancora più pericolosa, più creativa, più determinata. Mentre Azuki, da campionessa vera, ha risposto con una ferocia lucida, con un'aggressività mai caotica, mostrando ancora una volta quanto il Japanese Women's Championship le calze a pennello, quanto questo regno non sia frutto del caso, ma il risultato di una sintonia totale con uno stile che prema ritmo, pressione e intensità costante. Per oltre 18 minuti le due si sono spinte oltre, costruendo sequenze mozzafiato, false fini che sembravano definitive, invece si trasformavano in nuove ripartenze, scambi rapidissimi che lasciavano il pubblico senza respiro, in un crescendo emotivo che rende davvero difficile descrivere con tanta bellezza. Perché sì, è proprio di questo che stiamo parlando: bellezza, perfezione nella sua forma più pura, quella che nasce quando due atlete di altissimo livello decidono di fidarsi l'una dell'altra e di raccontare una storia sul ring senza scorciatoie, senza compromessi. Alla fine, quando il match ha raggiunto il suo apice, è stata Azuki a emergere, a trovare quell'ultimo spiraglio, quell'istante decisivo per chiudere l'incontro e difendere con successo il Japanese Women's Championship, confermando ancora una volta la solidità del suo regno e il perché venga considerata una delle campionesse più credibili e affascinanti. Ma ciò che è accaduto dopo il suono della campana ha reso tutto ancora più speciale, perché Azuki, invece di limitarsi a celebrare la vittoria, si è avvicinata a Mei Seira e si è congratulata con lei, riconoscendo apertamente la grandezza della sua performance, suggellando con un gesto di rispetto reciproco un match che resterà nella memoria di molti come uno dei migliori dell'anno, se non oltre. E proprio quando sembrava che la storia potesse chiudersi lì, Azuki ha rilanciato, nominando la sua prossima sfidante e aprendo ufficialmente un nuovo capitolo. Olimpia, direttamente dal Consejo Mundial de Lucha Libre, una lottatrice mascherata che nelle ultime settimane si è fatta vedere più volte in Stardom, apparizioni silenziose ma cariche di significato, presenze che ora trovano finalmente un senso preciso. Sarà lei la prossima a sfidare Azuki per il Japanese Women's Championship. Il match in questione andrà in onda il prossimo 25 gennaio e sarà una sfida molto complicata per Azuki. Sì, perché Olimpia ha dimostrato nelle sue poche apparizioni in Stardom di essere un'avversaria temibile grazie alla sua potenza fisica che non ha eguali. Quello che è certo però è che la difesa contro Mei Seira ha alzato l'asticella in maniera clamorosa, ha definito uno standard altissimo e ha dimostrato che questo titolo sotto la guida di Azuki è diventato sinonimo di qualità assoluta, di match che non si dimenticano facilmente. Domenica 11 gennaio alla Hurricane Hall non abbiamo assistito soltanto a una grande difesa titolata, ma a una
celebrazione del wrestling nella sua forma più pura. E mentre Mei Seira esce sconfitta ma rafforzata, pronta a riscrivere il proprio destino, Hazuki guarda avanti, verso Olimpia, verso nuove sfide, con la consapevolezza di aver firmato insieme alla sua avversaria una pagina destinata a restare nella storia recente della Stardom. E se questo è il livello, allora il futuro non può essere che luminoso. E se parliamo di futuri luminosi, non possiamo non menzionare Rina, sì, perché nel main event della Kermesse la Pink Devil ci ha regalato l'ennesima prestazione da incorniciare. Lo scontro tra Hate e Gozai, valevole per gli Artis of Stardom Championship, non è stato solo un match titolato, non è stato solo un grande incontro di inizio anno, è stato uno di quei match destinati a restare impressi nella memoria. Il classico incontro da 5 stelle che definisce un momento, uno stato di forma, un equilibrio di potere. 6 atlete, 6 personalità diverse, 6 percorsi che si sono incrociati nello stesso spazio, nello stesso tempo, dando vita a qualcosa di sublime. Fine, dalle prime battute si è capito che non sarebbe stata una difesa qualunque. L'intensità era palpabile, ogni contatto aveva un peso specifico enorme. Ogni scelta sembrava carica di conseguenze. Gozai è entrata nel match con la consapevolezza di giocarsi qualcosa di più di 3 cinture. Era una prova di maturità, la conferma o la smentita delle ambizioni dichiarate da Ina. Dall'altra parte Hate non aveva alcune intenzioni di cedere terreno. Rina, Konami e Forbidden Dead si sono mosse come una macchina perfettamente oliata, con una sicurezza che nasce solo quando sai di essere nel momento migliore possibile della tua carriera. Lady C ha cercato di usare il fisico per imporre ritmo e distanza. Tomoki Naba ha portato aggressività pura, colpi secchi e una fame evidente, mentre Ina si è caricata sulle spalle il peso emotivo e narrativo del match. Ogni suo ingresso sul ring era una sfida diretta, non solo alle campionesse, ma soprattutto a sua sorella. Rina però ha risposto con il suo solito sguardo glaciale, con quella calma inquietante che la rende Pink Devil non per estetica ma per attitudine. Ogni volta che le due gemelle si sono trovate faccia a faccia, il tempo sembrava fermarsi. Stesso volto, stessa origine, ma due anime completamente diverse. Konami ha fatto quello che Konami sa fare meglio: leggere il match, spezzare i momenti chiave, colpire quando l'avversario pensava di avere il controllo. Il suo lavoro sporco, silenzioso e chirurgico è stato fondamentale per mantenere Hate sempre un passo avanti. Forbidden Dead, dal canto suo, ha incarnato il caos controllato, rendendo il ritmo destabilizzando Gozai e trasformando ogni situazione in qualcosa di imprevedibile. Era uno spettacolo totale, un intreccio continuo di stili, emozioni e strategie, dove nessuna delle 6 è rimasta un passo indietro. Eppure, come spesso accade nei match davvero grandi, tutto si è deciso in un attimo preciso, in un singolo momento che racchiude l'intera storia. Ina ha provato fino all'ultimo a dimostrare che il 2026 potesse davvero essere il suo anno, che Gozai fosse pronta a salire sul trono. Ma la verità, cruda e innegabile, è emersa proprio lì, sotto le luci della Korakuen Hall. Rina ha trovato l'apertura, ha letto l'errore, ha colpito senza esitazione. Lo schienamento su Ina non è stato solo la fine del match, è stata una sentenza narrativa. Ancora una volta Rina si è dimostrato un passo avanti alla gemella. Con quella vittoria Hate ha difeso con successo per la terza volta gli Artis of Stardom Championship, consolidando ulteriormente un regno che inizia ad assumere contorni storici. 3 difese, 3 dimostrazioni di forza, 3 messaggi mandati a tutto il roster.
Detronizzare questa stable non è solo difficile, è una montagna che sembra crescere ogni volta che qualcuno prova a scalarla. E se Gozai esce sconfitta, ma non esce ridimensionata, ma consapevole di quanto sia ancora lunga la strada per arrivare davvero in cima. Ma la serata non si è chiusa con il semplice dominio di Hate, perché quando il pubblico stava ancora assimilando la grandezza di ciò che aveva appena visto, è arrivato un momento che ha immediatamente spostato lo sguardo verso il futuro. Rina e Konami, due pilastri della stable, due personalità fortissime, si sono guardate e senza bisogno di troppe parole hanno trovato un accordo. Un accordo che profuma di storia, di rischio e di ambizione pura. Il 21 gennaio, ancora una volta, alla Korakuen Hall, Rina affronterà Konami in un single match con in palio il Wonder of Stardom Championship. È una sfida che apre a scenari enormi. Da una parte Konami, campionessa, mente strategica di Hate, dall'altra Rina, Pink Devil, la wrestler che sta dimostrando di poter vincere ovunque contro chiunque senza tremare. Un confronto che va oltre le cinture, oltre la stable, oltre la lealtà. È la dimostrazione di quanto Hate sia sicura della propria forza, al punto da potersi permettere uno scontro interno di questo livello. E così, quello che doveva essere solo un match titolato di inizio anno si è trasformato in un punto di svolta. Gozai ha trovato una dura verità, Hate ha rafforzato il proprio dominio e il futuro della Stardom si è arricchito di una nuova, enorme domanda. Perché se Rina è già un passo avanti a Ina, quanto lontano può spingersi davvero? E cosa succederà quando il 21 gennaio il Wonder of Stardom Championship sarà messo in gioco? Non contro un nemico esterno, ma contro una compagna di stable? Il 2026 è appena iniziato, ma una cosa è certa, la Stardom non ha alcuna intenzione di rallentare. Il weekend appena trascorso dunque ci ha regalato 3 match titolati difficili da descrivere a parole proprio per via della loro immane bellezza. 3 match che il vostro amichevole Kirito di quartiere ha cercato comunque di portarvi sulla soglia delle vostre case, nel miglior modo possibile. Ecco perché vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti e a vedere da come è partito l'anno, credo proprio che il 2026 sarà in grado di farci parlare parecchio. Ma i 3 match titolati di cui abbiamo discusso quest'oggi non sono stati gli unici fatti a farci emozionare. Sì, perché nello scorso weekend abbiamo assistito anche all'arrivo in pianta stabile di Maki Ito, una wrestler che ha scritto la storia della TJPW grazie al suo modo unico, al suo personaggio sopra le righe e al suo essere kawaii. Ho parlato di tutto ciò nel video che trovate qua di fianco a me. Se non lo avete ancora visto, dategli un'occhiata. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Bye bye!